Bentornati a Cotto e Mangiato. Allora, mi sono già persa, che bello. L'altra volta ho spiegato come estrapolare le linee dai fogli scansionati e era previsto che adesso vi facessi vedere un modo per colorarli. Sono tentata di parlare di cavolacci miei, fortemente tentata. A proposito di cose varie ed eventuali che si vedano su YouTube in Italia, nel globo. Quindi è meglio che passi direttamente a Photoshop perché altrimenti rischio di inveire per un quarto d'ora. Sì, sono allegrissima oggi. Ho fatto anche la panoramica dei denti. Sembrano quelli di uno squalo. Or dunque, noi abbiamo le nostre bellissime linee. Se non sapete come fare, guardate il video precedente, metto il link. Ho preso del cibo a caso, che mi pareva stesse bene assieme, fragole, ricotta, un po' di miele, e, e lo colorerò. Intanto, nel momento in cui c'è la linea, si possono anche sistemare degli errori con lo strumento gomma. Si possono togliere delle parti che magari, essendo che io disegno sempre a penna senza fare la matita, e quindi disegno a colpo sicuro o a colpo sbagliato direttamente, ogni tanto capita che ci siano dei pezzetti in più e con la gomma spariscono, che è una meraviglia con Photoshop. Quello che ci serviranno sarà, cioè quello che ci servirà, oltre a un dizionario e un libro di grammatica, è la nostra linea a fondo bianco e un file di una texture acquerello. Io l'ho trovata, non mi ricordo neanche più dove, in internet, usando Google, basta cercare texture watercolors e si trova pacchi di roba. Oppure lo si può scansionare direttamente un proprio foglio, volendo, facendo una foto. Ad ogni modo, clicco sul mio file e lo trascino nel mio foglio. In questo modo ho un terzo livello che si chiama watercolor. Con CTRL T lo ruoto e lo regolo secondo le dimensioni dell'immagine che mi serve. Di solito si evita di ingrandire troppo perché sennò le texture si sgranano, e do l'invio. Questo file non mi serve più. A questo punto il livello con la vostra texture, che io ho usato un acquerello in realtà, ma voi potete usarne anche un'altra, magari vengono cose fighe lo stesso, sai mai. Lo imposto col metodo diffusione, moltiplica, con opacità al 40%, 50%. Questo perché ho intenzione di prendere il livello e duplicarlo, portandolo qua su questa specie di post-it, e questo secondo livello ho intenzione di metterlo come overlay, sovrapponi, al 100%, e ho intenzione anche di dargli un colore, ovvero non tenere questo marroncino suo naturale, ma dargli una tinta, per dare omogeneità ai colori che userò. Ad esempio fragole, ricotta, miele, potrei usare dell'arancione o del rosa, potrei usare anche del blu, però secondo me ci sta male, quindi penso che opterò per l'arancione, un arancione pesca. Sposto il livello della linea al di sopra, do al livello overlay un colore, lo seleziono e vado su immagine, aggiustamenti, variazione oppure tono saturazione, come preferite. In questo caso userò variazioni e gli andrò a dare una colorazione che mi aggrada, in questo caso questa qua. Sì, mi quaglia abbastanza. E gli do l'ok. A questo punto creo un nuovo livello sopra allo sfondo e sotto alle texture, che sarà quello che colorerò. Zoomo al 100%, per zoomare si può usare anche lo strumento zoom,
e vado a selezionare con il lazzo la frutta o comunque il mio disegno. La cosa figa di questa tecnica che non dico che ho inventato, ma questa tecnica che uso è che la selezione va fatta proprio male, cioè magari cliccando prima l'addizione di selezioni qua in alto, in modo che ogni volta che si fa un nuovo pezzo venga addizionato alle precedenti. Dicevo, la cosa che mi piace di questa tecnica è che la si può fare proprio, permettetemi il termine, alla minchia, di selezionare le figure molto blandamente. Per quello si può fare benissimo anche col mouse invece che con la tavoletta grafica, perché non serve essere precisi per niente. Vado dentro, fuori, così, come capita. E intanto seleziono tutti gli oggetti che devo fare più o meno dello stesso colore, quindi in questo caso le frugole, come le chiama mia mamma. Dopodiché prendo il secchiello, il colore con cui voglio riempirle e ce lo pigio. Una volta che avrete messo il primo strato di colore vedrete se la texture si vede bene o meno. In questo caso mi sembra che non si veda praticamente una mazza e quindi vado ad aumentare. Ah, avevo sbagliato. Allora il moltiplica va di sopra perché si noti di più. Buono a sapersi. Quindi il livello moltiplica è meglio metterlo sopra quello con overlay in modo che la texture si veda meglio. E quindi la posso lasciare al 75%, va. Si scoprono cose nuove facendole. Ora, questi livelli non mi interessano. Mi interessa semplicemente quello del colore. Quello del colore, per farvi vedere meglio, tolgo lo sfondo. Se io adesso voglio selezionare le foglie, non serve che vada a selezionare perfettamente anche il bordo esterno, perché tanto lì non c'è nulla e quindi posso tranquillamente prenderlo alla larga e cerco di essere più precisa solo nella parte interna del colore. Qua posso fare un cerchio larghissimo. Qua sto precisa, più o meno. E qua ho solo questo pezzettino di precisione e il resto opla. Questo perché io non ho intenzione di ridare il colore a mano, potrei benissimo farlo col pennarello o qualsiasi altro modo, ma premendo CTRL U o andando su immagine aggiustamenti tono saturazione posso direttamente cambiare il colore della zona selezionata, come potete vedere, che è più comodo a parer mio. Il realismo non ci interessa particolarmente, quindi tengo questo verde giallino arancio marrone strano e premo su selezione in un punto esterno e deseleziono. Riattivando i filtri vedo il colore come risulta poi. Una volta che ho fatto le varie zone di colori posso fare le ombre. In questo caso posso selezionare tutto assieme, quindi sia la fragola che le sue foglie, nelle zone dove voglio mettere l'ombra. Anche qui non serve essere precisi, in verità. Hopla! Qua per dare un'idea anche della texture della fragola, faccio anche l'ombra dei piccoli triangolini che vadano a simulare l'ombra dei buchetti di semini delle fragole, ma come vedete la precisione non è assolutamente richiesta. E lo stesso faccio anche per
quest'altra fragola. Ovviamente il dove mettere le ombre è a vostra discrezione, non posso dirvelo io, ma insomma fate finta che la luce venga dall'alto e andate un po' ad occhio. Là. Una volta che ho selezionato le zone che voglio fare più scure, facciamo anche qua. Carino. Yeah. Di nuovo CTRL U, questa volta invece che andare a toccare il tono vado a ritoccare la luce fino a un punto che mi convince e do l'ok. Di nuovo tasto selezione, deseleziono. Nel caso delle fragole o di altri oggetti potreste anche voler mettere dei punti luce o fare zone più chiare, ad esempio la parte interna qui della fragola normalmente è più chiara e quindi la seleziono, poi CTRL U e vado a ritoccare anche qui la luce e la saturazione fino a che non viene un colore che mi convince. Infine, se voglio dare proprio dei punti luce, siccome con la texture sopra il bianco non verrà fuori, non viene fuori perché c'è la texture sopra, creo un livello superiore, che chiamo luci, nel quale vado a fare dei piccoli triangolini, nel caso delle fragole, ma poi voi potreste fare una luce sferica su una mela per dare l'idea, sapete, una bella luce rotonda, oppure dei piccoli puntini di luce come a rappresentare il luccichio della polpa della fragola in questo caso, o di qualsiasi cosa voi abbiate disegnato, e semplicemente col secchiello la vado a riempire di bianco e per non contrastare troppo col resto ne abbasso l'opacità al tipo 80%, giusto per non fare proprio a cazzotti. Adesso il tempo di colorare anche gli altri oggetti non ce l'ho. Immaginate che li abbia colorati. Per togliere la parte che sborda di texture, io vado a fare questa cosa, questo barbatrucco, che mi piace un sacco. Vado sul livello del colore, questo qui. Premo CTRL A. CTRL A praticamente serve a selezionare tutto il foglio di lavoro, come potete vedere è tratteggiato e luminoso. Nel momento in cui io poi vado con lo strumento freccia, Move, oppure il tasto V, è la stessa cosa, a cliccare sul colore, vedete che automaticamente la selezione va solo dove io ho messo del colore, quindi non sulla parte trasparente, quindi mi ha automaticamente selezionato la zona che mi interessa. Ora io posso allegramente selezionare tutti i livelli col Shift oppure col CTRL. Quando usate il CTRL ne prendete uno alla volta, quando usate Shift invece prendete il primo e l'ultimo. Seleziono tutti i livelli, premo CTRL E per fonderli assieme. Ora non mi resta che invertire la selezione, quindi selezione inversa oppure Shift CTRL I, in modo da selezionare tutto tranne le fragole, e premere CTRL X per cancellare. È un po' lungo da spiegare, in realtà io sono talmente abituata a farlo che tutta questa manfrina la faccio in tipo 3 nanosecondi, tac 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 tac. Comunque bisogna prenderci un attimo la mano e capire come funzionano gli strumenti. Io ho provato a spiegare le varie fasi. Quindi quello che mi resta è questo tipo di illustrazione qua, quindi senza bordi, che però secondo me è molto carina,
anche se nel caso delle fragole sarebbe il caso di aggiungere dei puntini neri per i semi, però a me piace molto così scontornato grezzo, oppure aggiungendoci la linea un tipo di illustrazione diversa. A me piacciono entrambe e come vi ho fatto vedere l'altra volta, se volete vi faccio rivedere, i risultati sono piuttosto belli, soprattutto con delle composizioni di oggetti o nel mio caso cibo. Secondo me sono molto carine e sono gradevoli anche per, non lo so, i biglietti di auguri, quelle cose lì, sono quel tipo di illustrazioni molto semplici che però fanno sempre la loro porca figura. Vediamo dove sono, se riesco a farvelo vedere un po'. Eccole qua, come vedete ci sono le mie piccole composizioni di crostini di tonno e olive, miele, pigne, tacchino, cipolle, pane col grano. Cioè sono molto semplici ma piuttosto interessanti, non lo so. A me piacciono un casino, voi non lo so, però mi fanno venire una fame terrificante. Ecco, questa qui era la tecnica che ho usato per colorare tutta questa roba da mangiare. Questo qui ad esempio è il miele che avete visto, poi nel giallo dovrebbero esserci le fragole, sono qua, e la ricotta è qua con le ciliegie e le uova, insomma. A me piace, spero anche a voi, spero che vi serva a qualcosa che al momento non mi viene in mente. E oh mio Dio, 17 minuti, spengo subito. Alla prossima, se avete richieste o non lo so, qualsiasi cosa, lasciatemi commenti in giro per YouTube o su Facebook e rispondo. Prima o poi, ma rispondo. Sempre. Ciao ciao! Ah, postscriptum, siccome mi sono accorta che dico sempre ciao bimbe o ciao bambole, mi rivolgo sempre a un pubblico femminile, ho scoperto che ci sono tipo 2 maschi che mi seguono, cioè, scusate, non lo faccio per cattiveria, ero convinta di avere un seguito solo femminile. Quindi, Meo, ciao bambole e ciao agli altri. Ciao ciao.